Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ketodol EGSPA, società del gruppo Stadarzmeimittel AG. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Ketodol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ketodol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Ketodol? Ketodol è un farmaco a base del principio attivo chetoproteine più sucralfato, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda EGSPA, società del gruppo Stadarzmeimittel AG. Ketodol può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Ketodol 25 mg più 200 mg 20 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: EGSPA, società del gruppo Stadarzmeimittel AG. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: chetoproteine più sucralfato. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: dolori di varia origine e natura, mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori mestruali. Posologia: adulti e ragazzi sopra i 15 anni. 1 compressa in dose singola o ripetuta 2-3 volte al giorno, nelle forme dolorose di maggiore intensità. È preferibile assumere il prodotto a stomaco pieno, con un bicchiere di acqua. Non superare le dosi consigliate. In particolare i pazienti anziani dovrebbero attenersi ai dosaggi minimi sopraindicati. La durata della terapia dovrà essere limitata al superamento dell'episodio doloroso. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Popolazioni particolari. Pazienti con insufficienza renale ed anziani. Si consiglia di ridurre la dose iniziale e praticare una terapia di mantenimento con la dose minima efficace. Si possono considerare aggiustamenti individualizzati solo dopo aver stabilito la buona tollerabilità del farmaco, vedere paragrafo 5.2. Pazienti con insufficienza epatica. I pazienti con insufficienza epatica lieve o moderata devono essere seguiti attentamente e trattati con la dose giornaliera minima efficace, vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di chetoproteine non sono state studiate nei bambini. Controindicazioni. Ketodol è controindicato nei pazienti con anamnesi positiva per reazioni di ipersensibilità, quali broncospasmo, attacchi asmatici, riniti, orticaria o altre reazioni di tipo allergico, al chetoproteine, all'acido acetilsalicilico, ASA, o ad altri antinfiammatori non steroidei, FANS. In questi pazienti sono state segnalate reazioni anafilattiche gravi, raramente fatali, vedere paragrafo 4.8. Ketodol è controindicato anche nei seguenti casi: ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, in corso di terapia diuretica intensiva, dispepsia cronica, gastrite, insufficienza renale grave, forme gravi di insufficienza epatica, cirrosi epatica, epatiti gravi, porfiria, leucopenia e piastrinopenia, soggetti con emorragie in atto, diatesi emorragica, soggetti con disordini emostatici, insufficienza cardiaca grave, ulcera peptica attiva o precedenti anamnestici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione, storia di sanguinamento o perforazione gastrointestinale conseguenti a precedente terapia con FANS. Non somministrare durante trattamenti antibiotici con tetracicline per evitare formazione di sali complessi con inattivazione dell'antibiotico stesso a contatto col sucralfato.
Ketodol è inoltre controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza, durante l'allattamento, vedere paragrafo 4, 6, ed in età pediatrica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Associazioni sconsigliate. Altri antinfiammatori non steroidei, inclusi gli inibitori selettivi della ciclossigenasi 2 e salicilati ad alte dosi. È opportuno non associare Ketodol con acido acetilsalicilico o con altri farmaci antinfiammatori. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Ketodol insieme ad altri farmaci come Abelcet complesso lipidico, Agilev, Alchera, compressa rivestita, Alchera, polvere, Algram, Alvand, Ambisome, Aranda, compressa rivestita, Avalox, compressa rivestita, Avalox, soluzione, uso interno, Basemar, compressa rivestita, Batiflox, Batizer, Bosix, compressa rivestita, Cefodox, compressa rivestita, Cefodox, granulato, Cefpodoximamilan, compressa rivestita, Cefpodoximamilan, polvere, Cefpodoxima Sandoz, compressa rivestita, Cefpodoxima Sandoz, polvere, Cexidal, Kimono, Kinocid, Cilodex, Ciperus, ciprofloxacina ABC, compressa rivestita, ciprofloxacina Accord, ciprofloxacina Almus, ciprofloxacina Alter, ciprofloxacina Aurobindo, ciprofloxacina Bioindustrialim, ciprofloxacina Doc generici, ciprofloxacina EG, ciprofloxacina galenica senese, ciprofloxacina GIT, ciprofloxacina ICMA, ciprofloxacina Cabi, ciprofloxacina Creca, ciprofloxacina Milan Generics, compressa, ciprofloxacina Pensa, ciprofloxacina Farmacare, ciprofloxacina Rectiofarm, ciprofloxacina Sandoz, ciprofloxacina SA, ciprofloxacina Technigen, ciprofloxacina Zentiva, ciproxin, compressa, ciproxin, compressa, compresse rivestite, ciproxin, granuli, ciproxin, soluzione, uso interno, Coumadin, Cuspis, Doclevo, Ducressa, Eoxin, Epifloxin, Estracit, Euchinoft, Exocin, Falev, Findatuo, Flontalexin, Floxigen, Floxistil, Floxacine, Fungizone, Gefitinib Accord, Gefitinib BG, Gefitinib Medac, Gefitinib Milan, Gefitinib Teva, Gefitinib Zentiva, Generflon, Gerbat, compressa rivestita, Grey, compressa rivestita, Ibixacin, Iressa, Kinofta, Kivox, Clectica, Lemaxil, Leviosa, Levobat, Levodrop, Levofloxacina ABC, Levofloxacina Accord, Levofloxacina Almus, compressa rivestita, Levofloxacina Alter, Levofloxacina Aristo, compressa rivestita, Levofloxacina Aurobindo, Levofloxacina Bioindustrialim, Levofloxacina Doc, Levofloxacina EG, compressa rivestita, Levofloxacina galenica sense, Levofloxacina GIT, compressa rivestita, Levofloxacina ICMA, Levofloxacina Cabi, Levofloxacina Creca, Levofloxacina Milan Generics Italia, compresse rivestite, Levofloxacina Milan Generics Italia, soluzione, uso interno, Levofloxacina Pensa Pharma, Levofloxacina Sandoz, compressa rivestita, Levofloxacina SA, compressa rivestita, Levofloxacina Technigen Italia, Levofloxacina Teva, Levofloxacina Zentiva, Levoxacin, Levoxigram, Macar, Mediflox, Melfalansa, Melfalanteva, Melfalantilomed, Monofloxofta, Moxifloxacina Aurobindo, Moxifloxacina Creca, Moxifloxacina Pensa, Moxifloxacina Teva, Multifloxofta, Naflox, Norfloxacina ABC, Norfloxacina EG, Norfloxacina Sandoz,
Oftacilex, Collirio, Oftacilex, unguento, Oftaquix, Collirio, Orelox, compressa rivestita, Orelox, granulato, Otreon, compressa rivestita, Otreon, granulato, Ox, Prixar, Prociflor, Quinsire, Samper, Sevendoc, Sineflox, Sintrom, Summaflox, Tabanic, compressa rivestita, Tabanic, soluzione, uso interno, Trissil, Unlax, compressa rivestita, Unicexal, Uniquin, Bigamox, Bisuab, Bisuflox, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Ketodol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ketodol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso del chetoprofene durante il primo e secondo trimestre di gravidanza deve essere evitato. L'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza o lo sviluppo embrio-fetale. Risultati: vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti devono essere informati circa la potenziale comparsa di sonnolenza, capogiri, vertigini, convulsioni o disturbi visivi e, in caso di presenza di tali sintomi, devono evitare di guidare, usare macchinari o svolgere attività che richiedano particolare vigilanza. Effetti indesiderati. Come tutti i medicinali, Ketodol può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Gli eventi avversi più comunemente osservati sono di natura gastrointestinale. Possono verificarsi ulcere peptiche, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi da sovradosaggio possono comprendere disturbi a carico del sistema nervoso centrale, come mal di testa, capogiri, vertigine, sonnolenza, confusione e perdita di coscienza, così come dolore addominale, nausea e vomito, diarrea. In caso di grave sovradosaggio sono stati osservati ipotensione, depressione respiratoria, cianosi e sanguinamento gastrointestinale. Sono stati riportati casi di sovradosaggio con dosi fino a 2,5 g di chetoprofene. Nella maggior parte dei casi i sintomi osservati sono stati di natura benigna e limitati a letargia, sonnolenza, nausea, vomito e dolore epigastrico. Non vi sono antidoti specifici per un sovradosaggio di chetoprofene. In caso di sospetto di un grave sovradosaggio, si raccomanda la lavanda gastrica e l'istituzione di terapie di supporto e sintomatiche per compensare la disidratazione, per monitorare la funzione renale e per correggere l'acidosi, qualora presente. In caso di insufficienza renale, può essere utile l'emodialisi per la rimozione del medicinale dal circolo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antinfiammatori antireumatici non steroidei derivati dell'acido propionico chetoprofene associazioni, codice ATCM 01 e 53. L'attività antinfiammatoria ed analgesica del chetoprofene è da porre in relazione a proprietà farmacocinetiche. Nell'uomo l'assorbimento di chetoprofene è molto elevato. Raggiunge i massimi livelli plasmatici entro un'ora se somministrato per via orale o rettale. I valori di picco sono di 3,5 mcg/ml, dati preclinici di sicurezza. Non vi sono ulteriori informazioni su dati preclinici relativi agli effetti sulla madre, il feto e il neonato oltre a quelle già riportate in altre parti di questo riassunto dell'elenco degli eccipienti. Nucleo. Lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico, tipo A, povidone, magnesio stearato. Rivestimento. Amido di mais, carbossimetilamido sodico, tipo A, povidone, talco, magnesio stearato, rosso cocciniglia, e 120. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.